Ci siamo finalmente in live. Ciao a tutti, benvenuti, benvenute. Saluto tutti coloro che ci stanno seguendo attualmente in live, tutti coloro che recupereranno questo episodio in differita, che sia qui su YouTube o nelle altre piattaforme podcast. Oggi siamo in un episodio a dir poco speciale. Speciale perché non è solo la prima live di questo canale, ma è la prima live con un ospite e quindi vi presento la professoressa della scuola secondaria di secondo grado presso Convitto Nazionale GB Vico di Chieti, ma anche membro dell'associazione no profit della clown terapia La Compagnia del Sorriso, per non dire veterana, anzi maestra quasi del teatro di improvvisazione TIC, abbreviativo di teatro in corso della sede di Pescara. Do il benvenuto a Giulia Pascucci. Eccoci qua. Marco, io ti ringrazio, ma troppo, cioè, troppo mi stai già imbarazzando, assolutamente, anche perché tutto questo non me l'avevi Eh detto, no, ma certo, quindi anzi, c'è qualcosa che non fa, anzi. certo. Quindi siamo qui in questo bellissimo episodio. Allora, iniziamo un po' a settare questa diretta perché sarà divisa in due blocchi, se vogliamo, in due argomenti, macro argomenti. Alla fine di ogni argomento andremo a vedere se ci sono delle interazioni, delle domande del pubblico alle quali tenteremo di dare una risposta. Ed è innanzitutto una live che faccio per me perché, come sapete, ho aperto questo canale parlando delle passioni, ma io mi ci concentro prevalentemente da un punto di vista filosofico. Però mi sono detto, mi interessa tantissimo anche le passioni nella letteratura, in particolare la letteratura greca, e quindi perché non cogliere due piccioni con una fava e quindi imparare io e se lo trovo io interessante, portare un contenuto che spero anche voi in live o appunto chi ci ascolterà successivamente lo troverà interessante. E quindi siamo qui. Bando alle ciance, però iniziamo ad introdurre il primo argomento perché studiando Platone, la cosa che più mi è risaltata, diciamo, alla mente è stato il fatto che quando parla della divisione dell'anima, ovvero lui parla di questa tripartizione dell'anima all'interno dell'individuo umano, in tre principali appetiti, che sono quella razionale, che è l'anima che ci porta al raggiungimento, diciamo, all'accumulo di una conoscenza, oltre attraverso il procedimento della maieutica, al raggiungimento della verità, vabbè, presupponendo poi quella che è l'idea platonica, che esista un mondo delle idee, quindi delle idee innate in noi, e che dobbiamo raggiungere solamente attraverso il buon utilizzo della ragione, della saggezza, e poi l'anima, gli altri due tipi di anima che sono un'anima concupiscibile o anima desiderativa, quindi tutte le altre passioni in senso lato, le passioni corporee, e via dicendo, che sono irrazionali, che quindi ci sviano da questo raggiungimento, appunto essendo irrazionali e non razionali, ci sviano da quello che è il raggiungimento di questa verità. E poi c'è l'anima che lui definisce anima irascibile. E questa cosa subito mi sono detto, ma com'è che relega un'anima ben precisa a tutto ciò che è l'ira? Innanzitutto non gli dà quell'accezione negativa come alle altre anime, come alle passioni che fanno parte dell'anima desiderativa, ma la intende come quel sentimento virtuoso che anima il guerriero, che anima l'eroe, che, con il quale raggiunge la gloria, lotta per la difesa della propria patria. E, e quindi mi sono chiesto come mai è così importante se nella letteratura greca, perché diciamo, ha questo ruolo di rilevanza rispetto alle altre passioni, soprattutto questa sua elevata importanza perché è quel termine in greco che apre l'Iliade, cioè apre la parola ira, quello che è il caposaldo, se vogliamo, della letteratura, per non dire del pensiero tutto occidentale. E quindi le lascio la parola adesso perché... Proprio una patata bollente, Marco, mi lasci, Esatto. perché sì, allora, innanzitutto sicuramente dobbiamo dire che Platone rappresenta un po' un punto d'arrivo, Ok. se non altro per un fatto prettamente cronologico, perché con Platone siamo ormai in un pieno quarto secolo avanti Cristo, quindi in cui lui inevitabilmente eredita
tutta la riflessione precedente, che sicuramente prende le mosse come primo approccio per noi da Omero, inevitabilmente. E sai perfettamente che anche per quanto riguarda Omero e per quanto riguarda anche potremmo dire la concezione che Platone aveva di Omero, con varie contraddizioni, e non è una piena adesione, insomma. Sicuramente quindi Platone eredita un po' la visione dell'ira, che rappresenta un po' il punto di partenza per noi per quanto concerne la letteratura, ovviamente mondiale, e quindi per noi l'inizio della riflessione sull'elemento delle passioni. Ma sicuramente una cosa che non dobbiamo dimenticare, secondo me, è che affonda le sue radici in un più o meno contemporaneo, se crediamo a tutta la questione omerica, se escludiamo la questione omerica e prendiamo soltanto la cronologia delle opere, che nella Teogonia Esiodo ci dice che proprio dal caos si genera il mondo, se vogliamo, da una passione che è quella amorosa, quindi con l'unione di cielo e terra, eccetera. Quindi un elemento di precipità, potremmo dire, o comunque di importanza capitale dell'elemento passionale ce l'abbiamo, dell'elemento emotivo, emozionale, sebbene poi sia una concezione totalmente diversa dalla nostra, perché noi non la dobbiamo vedere come l'amore in maniera romantica, potremmo dire, ma come una passione che sicuramente a partire dall'VIII secolo, nono, VIII secolo avanti Cristo, inizia a scuotere gli interrogativi degli uomini, e inevitabilmente in un contesto storico, culturale, sociale come quello della cultura greca, passa inevitabilmente, ma come anche nella modernità, attraverso l'elemento letterario e la letteratura che riflette, che è lo specchio dello sviluppo delle idee. Certo. E per questo periodo qui è Omero inevitabilmente che ci fa da Mhm. caposaldo, da primo punto, ecco. Quindi non tanto, da quello che ho capito, da un punto di vista proprio di approccio alle passioni, ma quanto Omero porta una prima suddivisione all'interno dell'anima, cioè nel senso porta la concezione che all'interno dell'individuo ci sia un'anima che in questo caso contenga le passioni dell'ira, ad esempio, no? Allora, siamo ad un livello ancora prima, Marco, Ok, perché Platone è già su un livello di concettualizzazione già avviato. Omero è il primo che problematizza e che si dice: ok, qualcosa c'è. Io non so come si possa chiamare, non so come poterlo definire, anche semplicemente con le parole. Tant'è vero che la parola che poi diverrà d'uso per anima, che è psiche, in realtà in Omero non è l'anima assolutamente, ma è semplicemente un soffio vitale, che è quello spiritello, tra virgolette, che in ogni uccisione di eroe omerico vediamo volare via. E allo stesso modo è quello che gli dei soffiano all'interno dell'uomo. Mi viene in mente con Pandora, mi viene in mente oddio, non con Ganimede, ma con la formazione mi verrà in mente. vabbè, no, comunque intervengo su questa Però, cosa, sul il sia la soffio sera. vitale. Ah, ecco, sul Ok. soffio vitale, che è molto interessante come successivamente, e ne parlo anche in alcuni episodi, da Galeno, grande medico, in poi anche lo stesso Cartesio, quindi arriviamo al XVII secolo, parla di questo proprio, scrive nelle Passioni dell'anima, soffio vitale, riprendendo appunto questa concezione, cioè riprendendo questo termine, ma anche la stessa concezione di ciò che anima la vita dell'essere umano, però lo trasla tutto su un ambito fisico, corporeo, che è poi ciò che è quel cambio di paradigma che avviene con con la rivoluzione scientifica, parlando dei cosiddetti, poi lui va avanti, spiegando questi spiriti animali, che sono particelle organiche, che animano proprio il corpo, e sarebbe il sangue, quindi ciò che dà vita è il sangue, quindi ok, bellissimo come da che diventa poi qualcosa di metafisico, con la parola psiche, a Sì. qualcosa di totalmente fisico, che poi questi spiriti animali sappiamo non esistono, però piano piano c'è questa evoluzione del pensiero. Interessante. Assolutamente in pieno VI, V secolo c'è la scoperta del soma, del corpo, quindi anche da un punto di vista politico, quindi di vedere un cittadino come sì
detentario di un'identità politica, ma di un'identità politica che ha un corpo, che può essere sottoposto a schiavitù, come insegna Solone, per dire, che poi libera con tutta la parte della sua riforma politica, ma che è un corpo concreto, con bisogni e con tutt'altro, quindi c'è una vera e propria scoperta di questo soma, insomma. Però ad un livello omerico abbiamo questa psiche come puro soffio vitale, non come vera e propria anima, ma c'è invece tutto un insieme di lessico, potremmo dire, per definire parti più o meno concrete dell'interiorità. Ad esempio si parla del fren, del diaframma, che però tecnicamente sarebbe il diaframma e che rappresenterebbe la parte un po' più razionale, di controllo razionale sull'emozione, ma che poi viene anche a essere sovrapposta ai polmoni. Quindi c'è anche una maturazione lessicale. Quello che è evidente in Omero è però che è il primo che dà una gamma di varietà emotive. Cioè, per l'ira, per esempio, lui non ha una sola varietà. Cioè, c'è la parola menis, ok, ma poi ce ne sono altre come kolos, che rappresentano delle sfumature diverse di quell'emozione e che vengono applicate a determinati contesti e a determinate prossemiche, se vogliamo. Quindi in Omero c'è proprio questa prima problematizzazione, potremmo dire, e un elemento interessante è che è una grande differenza e che fa capire, cioè per noi ecco, è un po' più difficile comprendere questo elemento perché noi siamo figli di Freud e quindi per noi è normale parlare di un'irrazionalità, di un'interiorità e di un io che può essere uno, nessuno e centomila, mo ci vuole Pirandello. Però per noi è normale ragionare così. Per un uomo di VIII secolo avanti Cristo non era così logico, a maggior ragione se parliamo di un poema che doveva insegnare alla popolazione, insegnare diversi punti di vista, cioè sotto diversi ambiti che potevano essere quello prettamente politico, commerciale, economico, comportamentale, e avere come protagonisti degli eroi e attribuirgli delle emozioni e tanta roba, anche se non altro nell'azione che ne consegue. Perché per noi va da sé che ad ogni emozione corrisponda un'azione, che però nell'intervallo subisce una riflessione. Cioè io sono Ok. arrabbiato, ho uno spazio di riflessione in cui dico cosa faccio? Do un pugno alla persona che mi ha fatto arrabbiare o mi trattengo, e questo fa parte della riflessione, perlomeno almeno in parte Sì. razionale, e poi c'è l'azione. In Omero questo processo non è ancora chiaro. Mm. C'è una parte che è quella dell'impulso e che è quella che viene sentita subito, e tant'è vero che è l'elemento che Omero chiama thumos, che è un vero e proprio impulso emotivo. Da qui però all'azione manca l'elemento della riflessione, Mm. perché non siamo ancora in tempi maturi, quindi la risposta che viene sempre data da Omero in quest'ambito è quella dell'azione esterna, cioè anche il thumos non è un moto che parte all'improvviso dall'uomo, ma è un moto che in qualche modo viene generato dall'esterno. Da chi? Dalla divinità, che agisce in un qualche modo, una divinità che viene sempre più vista non solo secondo una religione olimpica. Quindi io faccio sempre l'esempio nel primo libro dell'Iliade con la grande contesa tra Agamennone e Achille, nel momento in cui c'è un problema del Geras, quindi del giusto dono inteso come riconoscimento pubblico di una virtù messa in atto durante la guerra, nel momento in cui Agamennone
prende la schiava di Achille e lo fa come atto di supremazia, per dire io posso ribadire il mio potere andando a colpire chi voglio e colpisco proprio te, Achille, che ti senti intoccabile. Achille sta mettendo la mano sulla spada, sull'elsa della spada, ma lo blocca Atena. Quella è proprio una classica manifestazione proprio concreta in cui c'è una divinità che, come ci dice Omero, tiene per i capelli Achille, lo trattiene, come farebbe una nonna per dire, identico. Ok, quindi non Quindi è... No, no, prego, prego. non c'è un elemento di riflessione. Achille sente il Thumos, ma c'è una divinità esterna che lo placa. Dice, mo devi stare fermo. Allo stesso modo, Agamennone, per giustificarsi dell'affronto che ha fatto a Crise e quindi al motore primo che ha generato poi la pestilenza, perché ricordiamo giusto per Criseide era la schiava andata attribuita ad Agamennone. Il padre Crise, sacerdote di Apollo, in veste di supplice, va a chiedere ad Agamennone che gli venga resa. Agamennone non solo si rifiuta, ma lo scaccia, oltraggiando così non solo la figura di supplice di Crise, ma anche la sua figura sacerdotale. Crise quindi si rivolge ad Apollo e Apollo scende irato, e questa volta non è una menis come quella di Achille, ma è un colos, quindi è proprio irato, arrabbiato e offuscato, potremmo dire, e scende nel campo acheo e genera la peste. Si consulta l'indovino Calcante per capire quale sia la genesi della peste e Calcante, dopo aver ottenuto la protezione di Achille, afferma: guarda che il problema sei tu, Agamennone, perché hai fatto questo oltraggio a Crise e quindi ad Apollo. Agamennone si giustifica dicendo che in quel momento era stato accecato da Ate. Quindi non è una responsabilità personale che lui si prende, ma dice io ho commesso un errore perché in quel momento mi era stata tolta la capacità di giudicare razionalmente. Quindi è sempre un intervento esterno, perché non siamo ancora ad un livello di autodeterminazione. L'individuo non si sa ancora autodeterminare, ma capisce che c'è un processo, c'è un qualcosa che lo muove, ma non è ancora il momento giusto per poter dire ok, mi autodetermino e quindi scelgo cosa fare. Ok, ok. Molto... Allora, eh, riprendendo il fatto che non c'è questo lasso di tempo nel quale interviene, se vogliamo, la ragione, ma è la divinità che fa ciò che, se vogliamo, se la passione dell'ira mi prepara, appunto come ha fatto benissimo nell'esempio del tirare un cazzotto sul naso di chi mi sta davanti, c'è poi l'attimo successivo, che è quello della consapevolezza del fatto che sono irato e che voglio tirare un cazzotto a questa persona, ma riesco non tanto a sopprimere, che vabbè è una concezione contemporanea, però ad accorgermi di questa ira, a metterla da parte e a scegliere di non agirla, però riconoscendola. Ed ecco questa cosa molto interessante del fatto del riconoscere che si inizia appunto a riconoscere un mondo interiore che da un lato è una cosa che secondo me si è andata a perdere anche lo stesso fatto di utilizzare diversi termini per non solo diversi moti interiori, ma diverse sfumature di quegli stessi moti interiori, quando spesso neanche sappiamo come, o meglio, riconosciamo qualcosa in noi, ma ci è molto difficile dargli un nome e quindi identificarla, quindi esserne consapevoli, e quindi tutto quello che poi la consapevolezza porta. Eh, e quindi per il fatto stesso poi della funzione della letteratura, permette anche a chi legge o a chi ascolta, in questo caso, a riconoscersi Sì, in ciò che stanno passando gli eroi. E quindi c'è questo appunto effetto della assolutamente letteratura come sì. specchio, molto interessante. Noi E abbiamo proprio perso delle gamme emotive.
ad esempio, mi viene in mente in ambito teatrale quando ci vengono chieste di fare la stessa scena secondo diverse emozioni. Spessissimo c'è il problema di non riconoscere come interpretarle perché non si ha presente l'emozione e molto spesso sono sfumature, non parliamo delle maxi emozioni, gioia, dolore, quindi quelle molto contrastanti, ma quelle tra virgolette un po' più di nicchia che però la dice lunga su come stiamo andando avanti e io credo che Esatto. la stessa cosa si possa anche rintracciare con i bimbi delle elementari, che Mm-mm. sono molto netti nel distinguere le emozioni opposte, ma poi anche lì sulle gradazioni serve una maggiore attenzione. Esatto, maggiore attenzione è proprio questo che volevo dire, ovvero che siamo in un'epoca molto superficiale, cioè in cui si cerca solamente la velocità, la superficialità delle cose e quindi anche dell'ascoltare se stessi, e quindi non ci si ritaglia più, ciò che secondo me è molto importante, l'ho ripresa da Marco Aurelio questa cosa quando scrive i pensieri, no? Il fatto che questo imperatore così importante si ritagli questi momenti nella giornata che poi non sono cose chissà che scrive, ma scrive oggi mi è venuto a trovare mio cugino e non gli ho dato la giusta attenzione che volevo. Cioè è proprio questa idea di ripensare a ciò che mi è accaduto nella vita, essere consapevole di ciò che ho vissuto, quindi è questo solamente il tempo, cioè solamente ritagliandomi il giusto spazio, la giusta profondità e non superficialità, che riesco a riconoscere ciò che mi accade, quindi migliorarmi e quindi la prossima volta che mi verrà a trovare mio cugino gli riuscirò a dare la giusta attenzione che merita e che io voglio e sento di dargli. Un altro aspetto che ha toccato, molto interessante, è il fatto che dà la responsabilità di ciò che gli accade all'esterno, alla divinità. Cioè, quindi c'è ancora questa idea di vivere nell'Iliade, credo, da quello che ho capito, questa sorta di vivere in libertà, cioè una libertà che però va a danno degli altri, se io non sono nemmeno responsabile Allora, delle però azioni. anche qui è un mondo in formazione, quindi il concetto di responsabilità connesso con il concetto di colpevolezza si sta formando. Quindi è come se l'Iliade ci fornisse una fotografia di un mondo in itinere, di un work in progress, in cui si stanno ponendo le basi di concetti che per noi sono l'ABC, la responsabilità, la colpa intese concettualmente. E lì, per esempio, una figura emblematica è quella di Elena, che all'interno di diversi autori ha delle responsabilità diverse. Quindi c'è chi ritiene che Elena abbia semplicemente subito l'azione degli dei e che l'hanno portata a fare questo, ma anche all'interno dell'Iliade stessa ha un colloquio con Priamo nel cosiddetto catalogo delle navi che poi lei va a fare, in cui c'è una concezione totalmente diversa anche tra Elena e Priamo stesso. Priamo, nonostante sia il suocero che sta comunque subendo un assedio per colpa comunque di questa fuga d'amore, lui giustifica totalmente Elena perché dice tu non potevi far altrimenti. Afrodite questo ti ha imposto, tu non potevi far altro, quindi tu non sei responsabile di ciò che è successo. Tu sei inevitabilmente la causa oggettiva, ma non sei responsabile e quindi non sei colpevole. Di conseguenza, certo. Quindi se non c'è neanche quel lasso di tempo di consapevolezza, appunto, di ragionare se o meno c'è questo impulso che mi porta ad agire, è una sorta di vivere seguendo la passione, se vogliamo. Vivere seguendo il suo. Sì, però per il mondo omerico si affianca un altro grande parametro che è quello della società, inevitabilmente, perché come appunto ha detto magistralmente Dodds nel suoi Greci e l'irrazionale, ma ancora di più anche Vidal Naquet, siamo in una società della vergogna e quindi tutto il palcoscenico su cui si gioca
e tutta l'azione umana è quello della società, quindi io devo risultare eroe, devo mantenere il mio timone saldo sui valori della timè, quindi dell'onore, del cleos, della gloria, della rete, della virtù, perché è la società che deve riconoscere il mio valore, perché soltanto attraverso il riconoscimento pubblico della mia virtù io ho uno spessore umano, politico, sociale, ed è la motivazione per cui Ettore in battaglia va, sa di andare incontro a morte certa, ma piuttosto che essere lui tacciato appunto di disonore, atimia, e piuttosto che far ereditare questa timia a suo figlio Astianatte, piuttosto va a combattere. Certo, così in Assolutamente. modo tale che anche chi ascolta questa storia si riconosca in questo, cioè tenda ad In emulare. questo sistema di valori, sì, Esatto. assolutamente. E infatti la vergogna è l'altro grande polo emotivo, potremmo dire, dell'Iliade, perché vanno di pari passo. E tutto il motivo dell'ira di Achille è proprio per una sottrazione di un Geras che era la manifestazione esteriore e fisica, un riconoscimento fisico del valore Mm. sempre agli occhi di una società. Quindi Achille che rimane senza Geras e che non punisce colui che gliel'ha tolto, è quello l'elemento di ira. Ok, ok. Non è il mi ha tolto un qualcosa di mio o ancora di più in un'interpretazione ancora più moderna e totalmente decontestualizzata, mi ha tolto Briseide perché la amo. No, assolutamente no, non è Tutto nulla in di tutto funzione quindi questo. dell'apparire in società. Sì, sì, del riconoscimento pubblico. È Ok. quello il punto fondamentale. E la dimensione del pubblico viene anche giocata in un'altra emozione, se vogliamo, che è quella del pianto, inevitabilmente, perché non è tutto rose e fiori, c'è anche l'elemento del pianto e se vogliamo anche del riso che ha un altro valore, vanno di pari passo secondo me, perché il pianto, anche lì, gli eroi possono piangere perché noi abbiamo nell'Iliade parecchie scene di pianti di eroi. Achille stesso piange, però c'è una bella differenza su quando l'eroe può piangere, perché da un lato ci sono delle occasioni ufficiali in cui lui può piangere in pubblico, perché la lacrima è l'esternazione dell'emozione e quindi l'esternazione del dolore e quindi piangerà ai funerali di Patroclo, per esempio, e lì ci sta. Ma c'è un'altra dimensione che è un po' per noi un po' più quella privata, in cui lui si piangerà, ma in contesti privati, che sono quelli, per esempio, di quando dopo la discussione con Agamennone si rivolgerà alla madre Teti e piangerà con lei sul mare, per esempio, che è un pianto, se vogliamo, anche un po' di liberazione del non aver dato seguito al suo impulso. E piangerà e condividerà le lacrime con Priamo alla fine del poema, quando Priamo andrà a chiedere e a supplicare Achille affinché gli restituisca il corpo martoriato di Ettore, e Achille lo farà solo in virtù del riconoscimento in Priamo del proprio padre anziano, e questo genererà un momento di condivisione, però sono tutti degli aspetti privati in cui il pianto, un eroe può piangere, però è per una motivazione diversa rispetto a quella di una motivazione pubblica generalmente riconosciuta. Ok, quindi nel privato sì, ma nel pubblico, appunto per Eh, mantenere quella parvenza di apparenza virtuosa, Sì, no? dimostrazione, Ok. esatto. Poi perché ha come principio che la lacrima è la rappresentazione fisica del dolore e l'esempio opposto è quello di Tersite come anti-eroe e nel suo episodio coesistono i due poli, la lacrima e la risata, che però sono due cose molto diverse perché Tersite piange, ma piange quando viene malmenato
da Odisseo. E quindi è un pianto, tra virgolette, poco onorevole, perché viene fuori da una percossa che un soldato dovrebbe sopportare, tra virgolette, senza grossi problemi. Quindi avviene poi in un contesto pubblico, perché lui piange dopo la percossa davanti a tutto quanto l'esercito. Un esercito che ride di lui. Di fronte al pianto. Sì, e di fronte all'umiliazione a cui Odisseo lo sottopone. E lo sottopone non per la stoltezza delle cose dette, perché ad analizzare bene ciò che Tersite dice, e qui praticamente siamo in un momento in cui Achille ha smesso di combattere. Viene messo alla prova l'esercito da parte di Odisseo, che finge una resa e quindi una possibilità di poter ritornare a casa, e l'intero esercito è pronto a tornare a casa. Ovviamente Agamennone poi riprende un po' le fila dell'esercito e fa notare quasi questo tentativo di resa. A questo punto è Tersite che prende la parola in maniera potremmo dire non secondo Galateo, perché non prende lo scettro, si alza e parla, fa. E inizia a insultare Agamennone con parole e ragionamenti che sono l'esatta copia di ciò che ha detto Achille. Identica. Achille non viene punito, Tersite viene punito. Tersite perché viene punito? Perché rappresenta l'antieroe. Se per la mentalità greca arcaica il modello è quello di un eroe che fosse bello fisicamente, a cui corrisponde una bellezza morale, quindi bello, buono e giusto, che coincide con l'aristocratico, perché purtroppo siamo in un mondo aristocratico. Terzite, nel momento in cui viene presentato come gobbo, zoppo, che non sa parlare, che addirittura la sua voce viene paragonata a quella di una cornacchia, già viene meno il primo elemento della triade. Quindi se è brutto deve essere per forza cattivo e deve dire per forza cose ingiuste. In realtà il contenuto è identico a quello di Achille, ma Tersite non se lo può permettere. E quindi Odisseo è quello che imputa. Tu non puoi dirlo perché sei Tersite. Mhm. E quindi io ti umilio con la percossa, che comporta anche una rottura dei vestiti che espongono il corpo al ludibrio generale. Si genera questa risata, che è una risata però, è una risata amara, se vogliamo, perché contenutisticamente l'esercito lo riconosce che non ha torto, ma nessuno parla, anzi ride appoggiando quel comportamento, perché il comportamento, Perché sì, insomma, deve mostrare tutto quello che non è permesso, se vogliamo, in quella società. Cioè, mi fa riflettere su quanto sia davvero importante la letteratura come o l'arte in generale come portatrice di valori. E il fatto che si stia nascendo in questo periodo un'idea di narrazione che che rispecchi l'individuo, e secondo me è molto importante. E, però avevo una domanda, se l'idea dell'onore, cioè come l'idea dell'onore si lega all'ira, cioè se l'essere irato equivale a qualcosa di, in base a quale sfumatura, forse anche positivo o negativo, perché ci può essere a questo punto l'ira, appunto quella che offusca, cioè qual è l'ira positiva, se esiste. sì, esiste nella misura in cui è un motore dell'azione degli eroi. Quindi l'ira positiva è paradossalmente anche quella di Achille, che non combatte, ma che poi, preso dall'ira di vendetta verso Ettore, torna a combattere e torna quindi a rimettere in pratica la sua arete.
quindi è positiva nella misura in cui è un motore per l'azione individuale dell'eroe, quindi è quell'elemento che lo spinge a essere valoroso, eroico, a difendere i valori della patria, eccetera. Sono, sono le maxi emozioni, Ok, potremmo dire così. In quest'ottica è un'ira positiva. ok, ok. Tutto chiaro. Beh, se qua non ancora ci sono domande, ovviamente voi che state seguendo in live, se avete domande fatele pure, poi le leggeremo, però nel mentre che non ci sono, andiamo un pochino avanti. Eccoli. E direi di legarci a questo cambio di paradigma sul fatto che dalla passione, o meglio dal mondo patico emozionale, come qualcosa ancora di intervento esterno, divino, che è molto simile, tra l'altro, mi fa pensare a quello che accade nella già citata rivoluzione scientifica, proprio perché si passa dall'interpretare un mondo con strumenti, principi divini, diciamo di autorità assolute, in particolare fino a quel momento, fino al XVI secolo, con che cosa si interpretava il mondo, con la filosofia aristotelica e la Bibbia. Arriva però la rivoluzione scientifica, Galileo, Copernico, che ci dicono che innanzitutto i sensi ci ingannano. Uno, primo punto importantissimo. E che dunque c'è bisogno di ricercare altre certezze e queste certezze le ritrovano nell'uso della ragione, quindi nell'interpretare, nello studiare la realtà non più attraverso delle leggi prestabilite, diciamo quelle leggi, quelle verità assolute predicatici da autorità esterne, ma dall'utilizzo della ragione stessa dell'uomo e quindi la filosofia cartesiana che riporta la legittimazione della conoscenza non a Dio come la scolastica, ma all'individuo stesso, al proprio cogito, e all'idea dell'importanza del linguaggio matematico-scientifico e quindi questo cambio di approccio anche all'universo emozionale, in questo caso, da qualcosa che innanzitutto moralizzato fino a quel momento, da Platone soprattutto in poi, fatta eccezione di qualcuno, però le passioni sono moralizzate, quindi viste come qualcosa che devono essere eliminate dalla vita, soppresse, vinte proprio perché non rispettano il raggiungimento della verità attraverso la ragione, non portano, se vogliamo, il raggiungimento alla perfezione, che può essere la perfezione divina, la saggezza, il mondo delle idee platonico e via dicendo. E quindi si passa da questa moralizzazione delle passioni ad un approccio totalmente razionale e scientifico che le va a studiare, ad indagare come qualcosa di interno al corpo, appunto, interno all'uomo, come qualcosa che, ok, è prodotto, se vogliamo, dall'esterno, o meglio da input esterni che si traducono in reazioni meccaniche, fisiche, interne, quindi le passioni come frutto di reazioni corporee e quindi inevitabilmente buone, o meglio inevitabilmente funzionali a qualcosa per la nostra sopravvivenza, per la nostra vita. E quindi mi chiedevo se questo cambio di paradigma appunto da passioni causate da agenti esterni, appunto le divinità, alla nascita di un io psicologico, psichico interno, e quindi a questa nascita di quel lasso di tempo che prima era occupato dalla divinità, quando avviene. Allora, questa è una bella domanda nel senso che nella letteratura greca siamo sempre all'interno di un processo, quindi i passaggi obbligati e che fanno da ponte tra un polo che è quello dell'epica iliadica, che è quello che noi abbiamo visto, a due anelli di intergiunzione, di congiunzione prima di poter arrivare sul polo della tragedia, che è un polo ancora diverso che però non arriva ad un cambio totale di paradigma, ma è quello che permette poi di arrivarci. E i due anelli di giunzione sono rappresentati da Odisseo, che sembra strano, ma siamo sempre nell'epica, e in parte da Saffo, che io prenderei più come esempio. Odisseo perché? Perché Odisseo rappresenta, pur nella sua eccezionalità, un'evoluzione. In che modalità?
nella misura in cui Odisseo è un eroe che sopporta, Poliutlas, che significa proprio che molto sopporta, e tante volte di fronte a un impulso che lui sente, e ti faccio due esempi su tutti: quando lui vede nell'antro di Polifemo, quindi questo immenso gigante a cui chiede i doni ospitali, e lui per tutta risposta, questo gigante risponde schernendo gli dei, dicendo: noi ciclopi non seguiamo le vostre regole, a noi degli dei proprio non importa un fico secco, anzi te lo faccio vedere come, prendendo due tuoi compagni e mangiandoli per cena. In questo frangente qui, Odisseo sente l'impulso di vendicarsi e di ucciderlo subito, mentre lui dorme, ma placa e proprio intima al proprio cuore di sopportare per un motivo prettamente razionale. Se io lo uccido ora, come esco dalla caverna che c'è davanti, a chiudere l'ingresso c'è un masso che nemmeno in 10 riusciremmo a spostare? Quindi mi calmo, soffoco il mio impulso e aspetto e pondero. La stessa cosa la fa alla vigilia della strage dei Proci, quando sotto mentite spoglie di mendicante, grazie all'azione di Atena, lui passa un'intera serata e un'intera nottata ascoltando i comportamenti sbagliati dei Proci, quindi tra approfittare delle sue provviste, profanare la sua casa in termini di ancelle e in termini proprio di rispetto verso il suo luogo. Anche lì lui sopporta, aspettando il momento propizio. Ovvio è che nel momento in cui arriva il momento propizio, l'emozione esplode. Quindi, nell'esempio del ciclope, c'è questo accecamento anche un po' splatter, se vogliamo, perché proprio racconta di questo palo appuntito che proprio arriva fino alla radice dell'occhio. Dall'altro lato c'è la famosa scena della strage in cui lui, tolte tutte le armi, chiuse le porte, una sorta di Hunger Games, prende le sue frecce e li fa fuori uno per uno. Che non è Quindi, quindi una vera e propria soppressione, o meglio, è un mettere da parte iniziale, che poi, vabbè, questo rispecchia quello che credo sia l'archetipo base di Odisseo, ovvero la sua forza intellettuale che lo caratterizza. Però poi comunque c'è quindi il soppesare appunto le diverse strade, però poi c'è l'esternazione comunque dell'emozione in qualche sì, modo. assolutamente sì. E non siamo ancora ad un livello in cui c'è riflessione, e soprattutto non siamo ad un livello in cui c'è una riflessione generalizzata, cioè Odisseo è un esempio ed è eccezionale perché è Odisseo. Perché è lui, certo. Esatto, lui è l'unico Sì, personaggio che ragiona così. quindi ha Telemaco, anche che è il senso, giovane certo. in formazione, è proprio è preso fa mille, tante volte è Atena che deve agire per evitare che faccia cavolate. Odisseo no, è eccezionale anche nel riconoscere che il cuore deve sopportare per aspettare un momento migliore. Però questo per noi moderni è un'evoluzione, perché è un sopportare che Odisseo si impone da solo. Non è Atena che dice stai fermo, ma è lui che si Placa. impone, sì, con la grande metis che lui ha, si impone di aspettare, perché se no come esci dalla grotta? Adesso come fai che hanno le armi? Aspetta un attimo, sopporta per ora, ma dopo avrai il tuo momento di sfogo. E con un processo simile, per questo poi mi riallacciavo su Saffo, si inizia dal VII-VI secolo a avere proprio un'attenzione all'emozione nella misura in cui, soprattutto questo in ambito femminile, perché con Saffo siamo nell'ambito di un tiaso, quindi di un'istituzione politico-religiosa che doveva preparare alla vita matrimoniale le giovani fanciulle, preparare da aristocratiche sempre,
preparare da un punto di vista concreto, quindi l'arte della tessitura e tutti questi elementi per essere una buona moglie concreta, ma dall'altro lato, con le sue liriche, Saffo doveva fare una vera e propria educazione emotiva ai sentimenti, basata sull'esperienza. Cioè io nelle mie liriche ti racconto delle emozioni e come io le ho attraversate e sono sopravvissuta. Tu ascoltandole le focalizzi, le riconosci e impari come superarle. Uno su tutti il cosiddetto Carme della gelosia, che ogni volta che viene letto in classe i ragazzi subito dicono: "Oddio professore, ma è come vedo quello del quarto, è uguale, che mossa con quella lì, ma mamma mia, ma io ogni volta che lo vedo mi iniziano le farfalle nello stomaco, mi sento la lingua, le orecchie mi rimbombano", e iniziano tutta questa sintomatologia della gelosia, potremmo dire, che tanto era nel VII secolo avanti Cristo, tanto è quella di Esatto, e questa oggi. è la cosa bellissima che poi, paradossalmente, leggendolo, ti dà anche quegli strumenti o quelle parole, quel linguaggio che prima non avevi per descrivere quello che sentivi. E una volta letto, e paradossalmente è antichissimo, cioè ci rispecchia più Sì. qualcosa dell'antica Grecia che cose contemporanee. Assolutamente. E anche lì Saffo arriva a dire: "Ma tutto questo bisogna sopportarlo, ma tutto questo cuore tu lo devi sopportare". Mamma mia. Quindi è proprio un'educazione emotiva che ha dell'incredibile per la cronologia con cui viene messa. Per questo dico che è una problematizzazione, ed è una problematizzazione che inevitabilmente "scoppia" tra virgolette con il fenomeno tragico. La proprio la formazione della tragedia è una vera e propria pietra miliare, ma perché problematizza e ha al centro l'uomo. Il primo elemento proprio che cambia totalmente è nella pura struttura formale, cioè come dicevi prima tu, l'epica racconta, la tragedia e il teatro fa. Quindi è un altro approccio. Un conto è sentire un Omero, un Aedo, un qualcuno che ti racconta la storia. Un conto è che tu vedi un personaggio che ha un dubbio e agisce, e che tu vedi come agisce. Quindi è come se tu vedessi un processo decisionale e il risultato di quel processo Lo vivi decisionale. proprio in toto. Sì, loro vivono le passioni, e anche in questo, anche da un punto di vista lessicale, è bello perché passione, emozione in greco è pathos, che deriva dal verbo pasco, che è un verbo di diatesi attiva, ma è l'unico verbo in cui il soggetto è passivo, cioè subisce l'emozione, non la pratica. Quindi è anche proprio lessicalmente particolare, Sì, è insomma. poi vabbè, questa... Mo riprendo sempre Cartesio perché è quello che sto approfondendo. E lui dice proprio questo quando indaga da un punto di vista somatico le passioni, partendo proprio dal termine, come dice lei. Se è passione, lui parla delle passioni dell'anima, però presupponendo la sua idea che l'anima è qualcosa di totalmente che ha una volontà totalmente propria rispetto al corpo, cioè nel senso noi potremmo essere dei soggetti pensanti per Cartesio anche senza corpo, così come il corpo funziona benissimo anche senza la mente, ma l'unica cosa che l'anima prova in quanto legata al corpo sono le passioni, perché inevitabilmente è passione dal punto di vista di chi la subisce, ma è azione dal punto di vista di chi la provoca. E lui rintraccia questo dualismo in azione del corpo, passione dell'anima. Poi l'anima, avendo in lui questa, diciamo, questa sfera di autonomia, c'è la volontà dell'anima di riconoscerla e anzi, quello che dicevamo prima, la volontà dell'anima qui di decidere di non agire o meno, di agire o meno con la passione, quindi non comunque divino come era nell'Iliade, ma qua è totalmente interna al corpo. Ehm, Tornando al fatto di Odisseo, per il passaggio nella tragedia, comunque viene ripreso, cioè nel senso è un punto cardine di questo passaggio il fatto che s- si riveda, al suo personaggio come colui che appunto c'è bisogno di questo, di raccontare proprio questa
il tutto di questo processo, quindi emozione, Al- consapevolezza e azione. Allora, in Odisseo è un po' più, tra virgolette, fluido, cioè non vediamo il processo decisionale, ma vediamo semplicemente il grande impulso e poi il sopporta, quieta perché, ok? Il processo decisionale è quello che vedremo in ambito tragico, a iniziare da Sofocle, ma il pieno proprio processo lo vediamo con Euripide. Perché con Eschilo, cioè per noi i tre grandi tragediografi cronologicamente parlando sono Eschilo, Sofocle e Euripide. Eschilo che sono arrivati in una maniera consistente a noi, perché poi abbiamo milioni di frammenti, ma non riusciamo a farci un'idea dei tragediografi dietro, insomma. Però già questi tre grandi tragediografi ci danno tre modi diversi e un vero e proprio percorso, insomma, che portano avanti. Sicuramente Eschilo, che è il primo cronologicamente, è anche il più vicino, se vogliamo, Alla ad concezione un'etica precedente. omerica, sì, perché è il grande interprete della comunità, della società, del momento di massimo splendore ateniese. Fermo restando che anche in Eschilo inizia una problematizzazione, cioè si lascia comunque spazio ad una riflessione e a un'interiorità, che però Eschilo, per un fatto prettamente di maturità di riflessione, non può che portare in scena ancora una volta rifacendosi ad una esteriorità, che significa quando nell'Orestea lui prende la decisione di uccidere la madre, ovviamente con l'intervento, quindi nel far prevalere il diritto patrilineare, giusto per riassumere, Agamennone per poter partire per Troia aveva sacrificato la figlia Ifigenia, questo aveva portato la moglie Clitemnestra a sviluppare un odio viscerale per il marito, che al suo ritorno alla fine della guerra di Troia la porta con l'amante Egisto a uccidere Agamennone. E lei è una donna dalle grandissime passioni, proprio perché rivendica questo suo atto. E poi semmai ne parleremo meglio quando un po' più che altro della dimensione femminile, perché anche questo è interessantissimo. E, questo naturalmente genera un problema e una scelta in Oreste, il figlio maggiore, perché lui si trova ad un bivio sul decidere di vendicare il padre e quindi evitare i demoni della vendetta da parte del padre, che sono le Erinni per il mondo greco, ma per far questo deve uccidere la madre e quindi macchiarsi di un delitto contro natura e quindi essere inseguito dalle Erinni e quindi dai demoni della vendetta della madre. Ovviamente lui sceglie la linea patrilineare, quindi vendica il padre e uccide la madre, ed è costretto a essere inseguito e perseguitato dalle Erinni della madre. Lo scioglimento della vicenda l'avremo soltanto in un tribunale appositamente istituito, che ha un'importanza capitale per la storia ateniese, che è l'Aeropago. E soltanto con un voto quindi di un tribunale dove si succedono gli argomenti della difesa e dell'accusa, come avviene ora nella modernità, sarà però soltanto l'intervento divino di Atena a far propendere la bilancia per la soluzione di Oreste. In tutta questa storia, ciò che è importante per il nostro argomento è che è come se le erinni della madre, quindi quelle che vanno a inseguire Oreste, rappresentassero l'esternazione dei sensi di colpa. Tant'è vero che nell'Oreste di Euripide dopo, quello a cui si arriverà a pensare è che Oreste le Erinni ce l'ha nella testa,
No, vabbè. Non sia altro che i suoi sensi di colpa. E con questo il parallelo diretto è con Amleto. Certo, Perfetto. certo. Mamma mia. Amleto è un Oreste, cioè, o meglio, Oreste è un Amleto ante litteram, vogliamo dirla così, però il parallelismo è netto. Per questo con Eschilo c'è la problematizzazione, ma c'è una risposta che risente ancora della vecchia concezione, perché Ok. non sono ancora maturi i tempi. Quindi lui l'unica modalità che ha è una personificazione. Prendo le rinni che non sono altro che un senso di colpa che io estrinseco da me e che metto sulla scena. E tant'è vero che Mhm. l'impatto anche proprio visivo che ebbero queste rinni fu grandissimo. Addirittura ci raccontano di donne che abortirono vedendo questo coro di erini, quindi cose folli. Mamma mia. Con Sofocle già abbiamo uno spostamento, perché con Sofocle in alcuni personaggi, e per esempio due su tutti, Aiace e Antigone, e poi vedremo Edipo che si riconnette con una cosa di cui stavi parlando tu, Marco. Però iniziamo già a vedere questo cambiamento, perché Aiace nel momento in cui decide, Aiace reso pazzo da Atena per un affronto subito e che quindi va a uccidere i buoi, una mandria di buoi pensando che fossero l'esercito acheo e gli atridi. Nel momento in cui rinsavisce e si rende conto di ciò che ha fatto, non può far altro che decidere di darsi la morte proprio per rientrare, per non cadere nell'atimia. Quindi un'atimia che ha già preso con l'atto che ha fatto, ma l'unico modo che ha per ristabilire un minimo di timè è quello di suicidarsi. Nei momenti che precedono il suicidio, Aiace questa volta fa un discorso totalmente personale in cui lui non si rivolge ad una parte di sé con cui è in contrasto, ok? Ma fa un discorso che è come se desse voce ai suoi pensieri più interiori e che lo portano poi a dire, dati tutti questi, io sento questo, lo esterno Scelgo e di. faccio così. Esatto. Quindi quello che inizia a cambiare con Sofocle è la verbalizzazione, che anche l'emozione inizia ad avere un suo linguaggio, una sua verbalizzazione, con tutto che non è ancora la verbalizzazione di un processo, perché anche qui è una verbalizzazione di una decisione presa, Quindi ho perché preso questa decisione perché motivo, 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 motivo. Ok. esatto, però è sicuramente già un sintomo di una verbalizzazione di un'emozione. Quindi anche qui è un passaggio. Addirittura con Sofocle ancora piccolo passetto avanti, perché con Sofocle siamo sempre in una dimensione in cui l'individuo, ma anche con Eschilo, deve da un lato lotta sia con il destino, ma dall'altro lato lotta con la sua volontà di autodeterminarsi. E nella tragedia inizia a esserci, inevitabilmente. Con Antigone, che è una figura super affascinante, perché è come se ci fosse un trauma. Antigone che decide di andare contro le leggi imposte da Creonte, e quindi di seppellire il fratello Polinice che tecnicamente è morto da nemico della patria in quanto aveva mosso guerra con i sette contro Tebe ad Eteocle che non aveva rispettato l'accordo di spartirsi un anno a testa il comando. E, andando contro questo editto di Creonte e assumendo la rigidità di chi per i propri valori, per le agrapta nomoi, quindi per le leggi non scritte, decide di portare avanti la sua azione, il suo principio, inevitabilmente è come se Antigone fosse bloccata al momento della morte di Polinice. Cioè, se Antigone prima di quest'atto era la classica fanciulla che aveva fiducia nel futuro, tant'è vero che il re nel momento in cui prende questa decisione poi si, tra virgolette, lamenta del io non avrò una discendenza, non avrò i figli, non potrò
vedere estrinsecata la mia natura di madre, questa prospettiva del futuro, del suo futuro con la sua discendenza, automaticamente decade non appeso nel momento in cui per lei la sua discendenza è finita con Polinice. Quello che conta è il sangue del suo sangue, di cui lei rappresenta l'ultima. È come se non ci fosse più un post, un dopo. Lei vive in quel perpetuo presente di quel momento. È un po' una rappresentazione del Mamma trauma. mia, sì, Io non vado interessantissimo. avanti, piuttosto muoio, ma non vado avanti, Non affronta. mettendo da parte tutto quello, cioè da quel momento in poi nulla è come prima. Mhm. E questo è uno schema che ritroviamo anche nell'Elettra, per esempio, dove lo spartiacque è l'uccisione di Agamennone. Quindi sono piccoli tasselli. E poi come ultimo personaggio c'è Edipo, che è un'apoteosi e che si ricollega con un elemento che stavi dicendo tu, che è la passione vista come un'emozione per l'ignoto e per la conoscenza. Sì. Quindi Edipo in questo è proprio è il prototipo dell'io molteplice, di quello che sarà l'io pirandelliano. Perché? Perché Edipo è il re di Tebe giusto, l'uomo più intelligente che ha sconfitto la Sfinge, il padre amorevole di Antiocle, Teocle e Polinice, il trovatello della corte di Corinto che è stato trovato da un pastore, l'erede di Laio che avrebbe portato alla rovina il regno, l'uccisore di Laio e il marito di Giocasta. È un io molteplice, lui è tutte queste cose, ma la passione per la conoscenza lo porta a lo attrae, ma lo attrae in un vortice autodistruttivo, perché lui non va contro il destino, anzi lui prova a andare contro, ma gli dei sono più forti, ok? Ma lui lotta anche contro se stesso con la volontà di conoscenza. E qui rientriamo nella consapevolezza, perché lui avrebbe tranquillamente potuto desistere dall'andare contro il destino accettando di non sapere. Invece è attratto dalla conoscenza e dal capire, perché quella è sempre stata la cifra, l'elemento ontologico più vero per quanto riguarda lui. E qui le faccio una domanda. Se c'è una risoluzione a questo conflitto destino-volontà di realizzazione del singolo, perché in Edipo, che poi, se vogliamo, è anche una sorta di esempio delle cosiddette profezie che si autodeterminano di Paul Václavic, cioè è come se fosse totalmente ribaltato la concezione oggettiva scientifica del fatto che esista, che ha una causa A segue un effetto B. Qui l'effetto B, quindi il futuro, eh, anticipato dall'oracolo, in un linguaggio che non può comprendere essendo un linguaggio della divinità, e diciamo prende il posto della causa perché cercando di evitare quegli stessi effetti, quello stesso futuro, quindi l'uccisione del padre e il fatto che vada a letto con la madre, mette in atto, per evitare ciò, mette in atto quegli stessi atteggiamenti, quelle stesse azioni che porteranno effettivamente alla risoluzione di quel futuro. Quindi esiste la possibilità, eh, in tutti questi tre tragediografi, in quale nel caso se esiste, dell'andare, del creare una propria strada oltre il destino, oppure la strada ultima è solo quella di fare del proprio destino la propria scelta, quindi accettarlo. Allora, le risposte che i tre tragediografi danno sono diverse e la risposta del fare del proprio destino la propria scelta, del fare della propria scelta il proprio destino, è la risposta che dà Eschilo. Per Sofocle, invece, con Edipo in particolar modo, è evidente come non sia possibile andare contro il destino, perché gli dei
comunque il fato non sono, non si può andare contro, ecco. Però l'uomo ha cioè Sofocle riconosce, oppone all'ineluttabilità del destino, da un lato la consapevolezza della finitezza dell'uomo. L'uomo è finito, l'uomo è limitato, ma ha una grandezza d'animo che gli permette la sopportazione, che gli permette l'accettazione. Ed è per questo che noi abbiamo tutte figure che, seppur tra virgolette strutturalmente perdenti, tipo Antigone, che non sfuggono al proprio destino di morte. Addirittura Antigone si dice che corteggi la morte. Però per noi sono figure immense, enormi, Aiace, ce ne sono tantissime, quindi è proprio è l'affermazione della grandezza dell'uomo in quanto tale, quindi dell'uomo con la U maiuscola Che un fondamentalmente. po' riprende anche quella sopportazione che dicevamo prima di Odisseo, dell'emozione, io sopporto quell'attimo iniziale e poi la agisco, cioè un po' questa cioè l'idea di... Relativamente, perché in Odisseo poi c'è l'esplosione dell'emozione, invece in Sofocle è una constatazione, cioè io ho la grandezza d'animo che mi permette di accettare. Qui, Dopo non c'è un'esplosione dell'emozione. però non Io è... Antigone Scusi, porto avanti la mia posizione, ci muoio, ma poi non ho un boom dell'emozione che dipende da me. però non è neanche rassegnazione. No, Mhm. affatto. È proprio grandezza d'animo, è proprio per me proprio un inno alla grandezza dell'uomo e alle possibilità dell'uomo. Nella sua limitatezza. Esatto, che quella purtroppo non ce la toglie nessuno. Mhm. Mentre ne... Con Sì, sì, sì. con Euripide ancora un Eh, altro modo, ma perché Euripide non si pone questo problema. Per lui gli dei sono su un'altra dimensione, quasi una visione quasi lucreziana, potremmo dire, quasi epicurea, non sono, non interferiscono nel mondo degli uomini. Per lui quello su cui bisogna focalizzarsi è il puro uomo, quindi e lui punta a far riflettere il pubblico che ha davanti, e per farlo riflettere utilizza di volta in volta modi diversi, che sono il mettere in scena eroi e abbassarli a livello quotidiano, quindi farli diventare uomini e donne, marito, moglie, quindi abbassarli nella quotidianità, togliendoli da quella visione, potremmo dire, eccezionale, eroica. mitica. Ok. Sì, esattamente. Oppure il far riflettere, per esempio, tutto il ciclo troiano sulla guerra, che era un problema intellettuale del momento, con la spedizione in Sicilia e con tutti quei tumulti, insomma, che stavano pervadendo Atene. Oppure dando la parola e dando il vero contraltare virtuoso agli umili. Quindi più virtuosi sono per esempio il contadino marito di Elettra, le donne hanno un ascendente grandissimo in Euripide. Perché? Perché è come se fosse la rivalsa degli umili, ma questo permette ad Euripide di dire determinate cose, perché se lo può permettere, Eh, perché le mette in bocca a personaggi non convenzionali, a personaggi per umili. questo le volevo chiedere, non dà fastidio, non dava fastidio Euripide nella società? Euripide non è amato, è il nostro preferito, ma è il meno capito. Tant'è vero che verrà preso in giro da Aristofane, che lo taccerà di essere femminista, di essere effeminato, ed è quello che numericamente vince meno alle grandi Dionisie. Invece per noi è quello più interessante,
Proprio quest'anno leggevo il passo del dialogo tra Giasone e Medea e i commenti dei ragazzi erano: no, professore, ma sembra una discussione che ho io con il mio ragazzo. E non erano delle trasposizioni moderne, era semplicemente il testo euripideo, quindi ha temi estremamente moderni. Ed è con lui che vediamo il processo, quindi non abbiamo una risposta sul cosa puoi fare con il destino, perché a Euripide interessano altre cose. Ok. E in lui si vede proprio l'elemento del processo decisionale. Medea ha l'impulso di vendetta contro Giasone, perfetto, perché si deve vendicare, perché Giasone l'ha colpita nel profondo, nel loro lechos, quindi nel talamo. Lei che ha fatto di tutto per lui, facendogli conquistare il vello d'oro, tradendo la propria famiglia, gli ha dato un trono, eccetera, dei figli, e lei si trova a essere scalzata per una sposa greca nobile. Ovviamente lei matura la vendetta, ma che consiste nell'uccidere i figli, che è la vendetta peggiore perché? Perché toglie a Giasone la possibilità della discendenza, quindi di avere una eco e una prosecuzione nel mondo dopo la sua morte. Però per fare questo deve uccidere i propri figli e noi il processo decisionale lo vediamo questa volta in una resis, quindi in un monologo. Medea ce lo dice proprio chiaramente e vediamo l'alternarsi del lo faccio? No, non lo posso fare, sono madre, li ho visti crescere, me li sono cresciuti, non li vedrò sposarsi, non mi guardate così, per favore. E dall'altro lato, due versi dopo, ma così saranno derisi, tu non puoi essere derisa, non ti puoi far mettere i piedi in testa così. E poi ok, li uccido. Quindi lì il processo decisionale lo si vede perfettamente, Tutto come si quanto. vede perfettamente l'alternanza inevitabile tra la razionalità e l'irrazionalità. Già all'inizio della tragedia, dove abbiamo una Medea fuori dalla scena con la nutrice che fa il classico prologo, ah, mai la nave Argo avesse toccato le coste della Colchide, perché Medea non si sarebbe trovata in questa situazione e si sentono le urla disperate di Medea in casa. Quando Medea entra in scena, lei è la maschera della razionalità e fa un discorso in cui cerca l'appoggio del coro in una maniera strategica, razionale. Lei si è ricomposta ed è arrivata in scena in maniera razionale. Io ti devo convincere. Come ti convinco? Ti faccio vedere che io sono straniera e quindi ti genero, tra virgolette, una condivisione, ma te la potenzio dicendoti io sono donna. Noi donne che possiamo fare? Il marito ce lo scegliamo? No. Che dobbiamo sopportare? Il parto? Il parto è più doloroso dell'andare in guerra. E sono affermazioni forti, ma con questo è prettamente strutturato per convincere. Eppure questo è fortissimo come impatto. Ecco perché Euripide non vince tanto allora. Ed No, è poi, poi secondo me, l'abbiamo già detto tante volte in questo pomeriggio, la bellezza ha anche l'importanza della letteratura, in questo caso classica, che ha queste, ma delle idee dell'arte in generale che sono universali, cioè nel senso che vanno oltre quello che è il passare del tempo. Infatti, vabbè, adesso piccola digressione mi è venuta in mente così, tutte quelle critiche contemporanee, ad esempio, quando in un cast cinematografico viene cambiata l'etnia di un personaggio, ma se ciò che racconta quel personaggio va oltre quello che è la semplice apparenza, perché è qualcosa che tocca la tua intima interiorità, appunto, la tua soggettività, e sono delle cose in cui ti rispecchi o meno, sono cose che vanno oltre. C'è anche poi, vabbè, tutto quell'altro discorso in cui adesso non mi ci butto, del fatto che l'artista non è la sua opera d'arte. Inevitabilmente dovrei scindere l'idea che mette o per iscritto in un libro
o in formato visivo, da quella che è la sua vita privata, perché quell'idea sarà universale, andrà inevitabilmente oltre quella che puoi giudicare ovviamente quello che fa nella sua vita privata, ma non puoi permetterti, perché altrimenti ti precluderesti tantissime cose, molto probabilmente, non puoi precluderti il fatto di farti, di riconoscerti in quell'opera, di riconoscerti in quelle idee per l'importanza che possono avere nella tua vita, proprio per, come diceva, ma questo mi rispecchia, riuscire anche a nominare quello che sento dentro, quello che mi accade, oh, ma quello sono io, dire questo è molto importante, secondo me. Che la funzione consolatoria della letteratura, Esatto. sapere che qualcuno prima di te l'ha No, provato, l'ha messo per iscritto e tu puoi trovare una consolazione nella condivisione, non sei solo e non sei il solo ad averlo provato, ad averlo attraversato e a essere rinato se vuoi. esatto. Mentre le volevo chiedere anche se le passioni, le emozioni della donna, nell'ambito del femminile, sono trattate in maniera diversa, in qualsiasi genere le voglia, che sia nell'epica o in questa nella tragedia. Inevitabilmente le donne rappresentano un punto privilegiato d'osservazione del femminile, ma semplicemente perché le donne sono le signore dell'interno, dell'oikos, dove inevitabilmente i sentimenti propriamente detti sono quelli dove trovano maggior sfogo. Quindi non è un caso che siano le donne ad avere, a mostrare delle grandi passioni. Ora, o delle passioni anche varie. Già Andromaca nell'Iliade era la rappresentante della ragione di famiglia, quindi non mi puoi lasciare da sola, io ho perso tutta la tua famiglia, tu sei il mio tutto, non andare a combattere. Dall'altro lato c'è la ragione di Stato di Ettore che dice no, io per il discorso della rete, la Time, il Cleos devo andare, inevitabile. Dall'altro lato Penelope nell'Odissea, anzi nell'Odissea abbiamo il poema delle donne perché abbiamo mille sfaccettature di donna, Circe, Calipso, Nausicaa, quindi dalla fanciulla che si affaccia al mondo dell'amore che è Nausicaa, alla donna indipendente che è Circe, che addirittura ammalia con il canto ma che ha una libertà e che instaura un rapporto paradossalmente molto più libero con Odisseo di quanto non sia quello maritale, per esempio con Penelope, una Penelope che è il doppio, l'esatto doppio della buona padrona di casa, della buona moglie, eccetera, con la medesima Metis di Odisseo la troviamo in Penelope. Inevitabilmente sono tutti terreni che permettono in un certo senso la trattazione di diverse tipologie femminili e di diverse emozioni, eccetera. Fermo restando però che il mondo greco è un mondo che è spaventato dall'elemento femminile. Quindi Euripide stesso nell'Ippolito, portatore di corona, arriverà a dire che la donna è un ambiguo malanno, perché inevitabilmente c'è una... Ma io penso che questo sia anche sulla base prettamente fisiologica del fatto che la donna riesca ad avere, a portare dentro di sé il segreto della vita e quindi inevitabilmente questo porta a una maggiore, come dire, un maggior Bravura sospetto. anche. Sì, esattamente, un principio Mhm. generatore, però che dà insomma da problemi. Tant'è vero che giusto per capire anche persone super illuminate come Platone, anche con la classica teoria della mela, però Platone aveva anche postulato la teoria degli esseri umani iniziale che erano quasi dei tondi, Sì, gli che poi androgini. esattamente, e l'incastro migliore non è quello uomo-donna, il perfetto, quello uomo-donna è ai fini della riproduzione, quindi inevitabilmente c'è sempre quest'occhio di sospetto. Basti pensare anche che politicamente l'utopia del governo di donne è allo stesso livello dell'utopia del governo degli animali,
per i greci sono assurdi entrambe e l'utopia di un governo di donne rappresenta il fulcro di due delle più belle commedie di Aristofane, che sono la Lisistrata e le Ecclesiazuse, le donne al Parlamento. La Lisistrata è meravigliosa nella satira che fa, in cui una donna prende tutte le caratteristiche dell'uomo dicendo io ho tutte le vostre caratteristiche, io posso governare perché io ho fatto anni di apprendistato stando in casa in silenzio. Io vi ho ascoltato governare e io ho imparato più di voi. Io se dovessi andare al governo perché Lisistrata occupa l'Acropoli e in particolar modo prende il tesoro dell'Acropoli e istituisce lo sciopero sessuale, quindi tutte le donne della Grecia non si concedono più finché gli uomini non finiranno la guerra del Peloponneso. E lei dice noi possiamo tranquillamente governare, è come quando sei a casa e devi cardare la lana e fa tutta questa metafora della cardatura della lana e del buon governo. Quindi, però quella viene presa come una satira politica e come una assurdità Ok, che mamma è mia, lecita e detta da una donna. certo. E questa è la Lisistrata, giusto? Sì. Quest'ultima. Mamma mia, vediamo un po'. No, qua non ci sono messaggi dalla chat, quindi vabbè, dopo un'ora e 23 minuti, veramente Benissimo. passati benissimo, per me veramente interessantissimo, la ringrazio tantissimo, spero che anche voi l'avete in live, l'avete trovato interessante, ringrazio tutti coloro che ci Io hanno ringrazio seguito, te, ma Marco. veramente. Veramente grazie mille per aver pensato a me, per avermi dato questa opportunità e insomma spero di aver detto cose interessanti e di non essere stata noiosa. Bellissime, veramente. Spero di averla qui altre volte in futuro. Ringrazio quindi anche coloro che poi ci riascolteranno in differita. E, e niente, io direi di chiudere qui la live.